Era da tanto che volevo provare un sistema audio wireless per la chitarra. Dopo lunghe analisi sul web, recensioni e considerazioni economiche, alla fine ho comprato questo qui, il Lecato WS50. Non ci speravo molto, non ero molto convinto di questi oggetti. Ho pensato, male che vada, se almeno funzionicchia per suonare così per diletto, per rilassarsi sulla poltrona senza avere il cavo tra i piedi, dovrebbe funzionare. E ora condivido con voi un'analisi, una prova di questo oggetto. È andato meglio o peggio di come pensavo? Venite con me e scopriamolo. E adesso facciamo una sorta di unboxing. Non è un unboxing perché io è già più di una settimana che ce l'ho, ma per vedere cosa vi arriva. Scatolina, nella scatolina c'è il manuale, il cavo di ricarica e le due unità. Via la scatolina. E queste sono le due unità che vi arrivano. Una è trasmettitore e una è ricevitore. Qui il jack ruota, vediamo un po', ecco sì, addirittura può ruotare fino in questa posizione qui, 270 gradi. L'ho già provate sia su una Fender Strato che su una chitarra tipo Les Paul e problemi non ce ne sono. Questo è il trasmettitore, c'è scritto, ma soprattutto, idea geniale, c'è queste freccine qui, che si dovrebbero vedere, mi auguro, ecco sì, che indicano che il segnale dal jack va via. Analogamente sul ricevitore, oltre a esserci scritto ricevitore, le freccine vanno verso il jack, a indicare che il segnale arriva e va in là. Comandi. I comandi sono, qui c'è l'interruttore di on-off a slitta, qui c'è l'indicatore della carica della batteria e questo è un indicatore luminoso nonché un pulsantino che indica quando c'è l'accoppiamento e ci permette di cambiare il canale su cui siamo accoppiati. Dietro c'è un pad di gomma per evitare che sbatta, che graffi qualcosa e basta. Queste sono le due unità. Il cavetto di ricarica è molto intelligente anche lui perché ha due uscite di tipo non C, quelle vecchie, per cui possiamo caricare tutti e due gli oggetti insieme. Il manuale è in diverse lingue, tra cui l'italiano, e c'è abbastanza ben scritto cosa fanno e quali operazioni fare per farle funzionare. Ed eccoci qua, baldi giovani, facciamo un po' la prova di questi oggetti qui. Il nostro ricevitore e il nostro trasmettitore. Ora una precisazione, ovviamente questi hanno, ciascuno di essi, vediamo se riesco a farlo vedere, la sua presina USB per essere ricaricati, l'avevo dato per scontato ma per completezza. Allora, dopo averli tolti vi dico quello che ho fatto io, dopo averli tolti dalla scatola e messi sotto carica finché non erano completamente carichi, l'operazione è semplicissima. Questo è il ricevitore va sull'amplificatore e si accende. Si dovrebbe vedere, magari se mi levo di torno io, che c'è la lucina che lampeggia perché non ha trovato ancora nulla. Il trasmettitore si inserisce nella chitarra, si accende,
A quel punto la luce del ricevitore diventa fissa, per dire che si è accoppiato, altrimenti dovete giocare con i canali, ma vuol dire che l'avete spostati voi inavvertitamente con il tastino stesso della luce. C'è scritto chiaramente sul manuale come fare. A quel punto, niente, volume ci siamo, qui ci siamo, usciamo dallo stand-by, alziamo il master, ha molto senso fare ulteriori prove perché cioè, funziona, l'audio di YouTube è quello che è, semmai dopo faremo una prova pseudoscientifica, si guarda, e in un altro modo. E la chitarra funziona, suonate senza l'impiccio del cavo a dar fastidio. Questo si ripiega, lo girate dal lato che preferite, non c'è nessun problema. E fin qui con la tipo Les Paul, master a 0, e con la strato proviamo, si leva, si posa la Les Paul e si prende la strato o similtale. Per come è fatto si inserisce abbastanza agevolmente. Vi faccio notare una cosa, rialzo il volume dell'amplificatore, è come avere un cavo, la stessa identica cosa. Come prova non c'è molto altro da dire. Ecco, questo può dare un po' fastidio, vedete? Secondo che tipo di ponte tremolo avete, può dare un peletto fastidio. Questo è una cosa da tenere presente, più di questo non si gira. Però sulla strato Fender originale che ho, problemi non me ne ha mai dati. Cos'altro c'è da dire? È semplice, se invece di entrare all'amplificatore potete entrare direttamente negli effetti o sul mixer o sulla scheda di acquisizione audio che avete. Io ho una Behringer HD 204 se non ricordo male, e ci registro le tracce che voglio magari proporre al gruppo, che voglio produrre così per divertimento, direttamente chitarra, scheda audio, con questo sulla chitarra e quello sulla scheda audio, basta, finito. Non c'è molto altro da dire sulle prove. Si può dire che sulle considerazioni finali vedremo se le prestazioni sono quelle che dice di fare. E sul finale le mie impressioni d'uso. Allora, come detto, questi li ho comprati un po' spinto dalla curiosità, e molto spinto dalla curiosità, e anche dico, se funzionano mi levo dai piedi un cavo, specie quando sono su un poltrona o che, ma alla fine l'ho comprati. E anzi, devo raccontare che subito dopo averli comprati, tempo 5 secondi, ho pensato: ma che ho speso a fare questi soldi qui
ma forse annullo l'ordine, e poi ho detto vabbè, mal che vada li rimanderò indietro. Sono arrivati, li ho provati e vanno bene. Non ci credevo, io sono abbastanza legato al cavo, via, non sono, per me il digitale va benissimo, quello che si può fare, che si suona, che migliora il nostro suono, la nostra possibilità di suonare comodi e meglio, va sempre bene. Questi cosi funzionano e anche bene. Come abbiamo visto, c'hanno forse un pelino appena calano sugli alti, ma proprio un niente, un capello più delle volte manco si sente, tutta onestà. Voglio dire, un cavo magari di non eccelsa qualità o lungo 6-7 metri fa anche peggio per le capacità parassite e quant'altro, un giorno forse ne parleremo un pochino. E tant'è vero che arrivati tipo il mercoledì, il giovedì l'ho portato in sala prova, ho detto ora voglio vedere se, ragazzi, favolosi. La sala prova è un po' più grossa di casa mia, comunque fino a 4-5 metri mi sono spostato in linea ottica, si vedevano i trasmettitori e ricevitori, zero, perfetto, tutto, zero problemi, tutto bene. E questo, entriamo ora nel discorso prestazione, al di là della qualità del suono, che a me, come detto, sembra identica a quella del cavo, qualcosina, ma magari dopo faremo, se mi riesce, farò un altro video in cui faccio un'analisi spettrale un pelo più approfondita. Distanza, prima di tutto. Distanza, io in sala prove, come detto, fino a un 4 metri, forse 5, girando, sì, scherzando, nessunissimo problema. In casa non ci dovrebbe essere nessun problema, ma siccome casa mia è una casa vecchia con le mura di pietra grandi, e ho provato ad andare sulle scale, c'era in linea d'aria forse 3 metri, però in mezzo c'è un muro di pietra di 40 centimetri e il segnale lì ha cominciato a spariva, tornava, distorsioni. Va bene. E questa è la prima cosa. Comodità d'uso, come ho visto, eccezionale. Se poi qualcuno ha qualche problemino, dice ma la mia chitarra è fatta un po' così, c'entra male o che, niente vieta di fare uno spezzoncino di cavo maschio femmina jack da 6,25 e usarlo come i professionisti che hanno trasmettitori e ricevitori da queste parti qui, sulla tracolla, il cavo che arriva qua. Niente vieta, cioè ci vuole veramente poco a fare questo spezzoncino di cavo e un velcro per tenerlo alla tracolla, anzi sarebbe forse ancora più comodo che tenerlo qui appeso. Niente vieta che infatti mi venga a mente che lo faccio. Poi, durata. Io sinceramente a volte abbiamo fatto anche, già diverse volte che lo porto alle prove, sarà un mesetto che ce l'ho. Onestamente fino a 3 ore e mezzo, nessunissimo problema, proprio zero, va alla grande. Disturbi, io sono l'unico in questo momento con questa cosa qua in sala prove, zero, anche in casa zero, modem, non ho avuto alcun tipo di problema. Prestazioni tecniche, sulla distanza dicono fino a 100 piedi, cioè 30 metri, forse in linea ottica, cioè che si vedano trasmettitore e ricevitore, può anche darsi. Come avevo detto io, fino a 4 metri l'ho provati, 4-5 metri, nessunissimo problema. E a questo punto sono costruiti abbastanza bene, non saranno i più robusti del mondo, ma per 69 euro, onestamente, amatori straconsigliato, senza discussioni. Su un palco li porterei, se ricominciamo a suonare fuori, li porto senza problemi, con un bel cavo di scorta dietro, perché è sempre meglio essere, anzi meglio 2 cavi, è sempre meglio essere prudenti. Ambito, diciamo, semi-professionale, sì, possono anche andare bene, perché no? Chiaramente in ambito professionale si va su prezzi 5-10 volte tanto, quindi è un'altra categoria. Giudizio comunque assolutamente positivo. Sono sorpreso, mi sono ricreduto e sono veramente validi.
E basta, il video termina qui, vi ringrazio per averlo visto fino in fondo e ci vediamo in un prossimo video. Nel frattempo vi auguro una buona giornata, giovani!